Eccoci arrivati all'ultima parte della nostra avventura in Giappone. È il momento di Tokyo, città caotica ma estremamente affascinante, con un'anima unica e profonda, città dei contrasti, tra le più grandi al mondo. Non ci limiteremo a visitare questa metropoli per quanto gigantesca sia, ma ci spingeremo fino ai piedi del Monte Fuji. Tra quartieri abbaglianti, pieni di neon colorati, templi immersi nel verde, librerie, carte collezionabili e tanto buon cibo, non potevamo non tentare la fortuna viaggiando fuori città per presentarci al cospetto di Fujisan, che ci ha anche fatto una sorpresa inaspettata l'ultimo giorno di viaggio in questa terra meravigliosa. Ora, se siete pronti, ripartiamo da dove ci siamo lasciati. Nello scorso video siamo stati sulla Nakasento per 3 giorni, ad esplorare alcuni paesini postali della Valle del Kiso, un'area del Giappone decisamente diversa da Osaka o Kyoto, in cui ci siamo rilassati. Abbiamo camminato tra boschi secolari di una bellezza commovente e incontrato persone dolcissime. Come potrete quindi immaginare, passare da questo al caos di Tokyo nel giro di qualche ora di treno ci ha messo alla prova. Anche perché si sa, Tokyo è una città di luci e ombre, ogni quartiere è un mondo a parte. Citazione doverosa che so che qualcuno coglierà. Nel video ci vedrete saltare da una zona ad un'altra e nonostante questo visiteremo solo una minima parte di quello che ha da offrire la città. La nostra base per la prossima settimana sarà questo appartamento semplice ma molto spazioso per gli standard di Tokyo, al 7° piano di un palazzo. Ha una cucina perfetta per le cene da fare in casa e una vista dal balcone veramente splendida. Non vi abbiamo mai parlato dei VC giapponesi, ma sappiate che siamo grandi fan della tavoletta riscaldata. Ci mancherà quando torneremo a casa. Il quartiere in cui siamo è fuori da quello che può essere considerato il centro di Tokyo, ma ci piace l'idea di vivere per qualche giorno in una zona così autentica. Prendiamo il treno alla stazione di Chidori-cho, la più vicina a casa, e andiamo verso la nostra prima tappa. Ginza è famoso per la sua raffinatezza e per i negozi di lusso, un quartiere di alta moda insomma. Ormai se ci conoscete un po' sapete che queste cose non sono per nulla di nostro interesse, ma ci sono alcuni posti da non perdere, come ad esempio i bellissimi negozi di stationery, di cancelleria, adesivi, biglietti e carta da lettere. Itoya e Kyukyodo sono quelli che mi sono piaciuti di più. Itoya è 7 piani di meraviglie, ci sono un sacco di oggetti per il nuovo anno, il 2025 è l'anno del serpente. Facciamo un passaggio veloce da Uniqlo e entriamo poi per la prima volta in un Daiso, una catena che vende tutto a 100 yen, anche qui alcune cose interessanti le abbiamo trovate. Ci mettiamo alla ricerca di un locale per pranzare e passiamo attraverso una via semi nascosta in un sottopassaggio, per sbucare poi in una strada pedonale piena di ristoranti e izakaya. Troviamo un piccolo locale specializzato in gyoza, ne preparano davvero di tutti i tipi e sono fantastici. Ora che ci siamo riposati e rifocillati, facciamo un quarto d'ora di camminata per raggiungere la zona di Minato e la Nittei Tower, sede di una delle televisioni più famose del Giappone. Siamo qui per l'immenso orologio realizzato grazie a un progetto del maestro Miyazaki dello studio Ghibli. Anche a voi ricorda moltissimo il castello errante di Howl? Secondo noi è stupendo. Siamo circondati dai grattacieli, ma non solo. Passano anche alcuni treni ad altezze diverse, creando degli scorci affascinanti da vedere e da fotografare. Restiamo sempre nel quartiere di Minato e andiamo ad Azabudai Hills, un vasto complesso multifunzionale inaugurato nel 2023. Il design degli edifici è particolare, moderno. All'interno si tiene in questi giorni una mostra d'arte a tema Pokémon e non potevano mancare i timbri per celebrarla. Ma noi non siamo qui per questo. La nostra destinazione finale è la Tokyo Tower. Non è né la più alta né la più futuristica, ma ha un certo fascino retro per noi. Prendiamo il biglietto per il main deck a 1500 yen e saliamo in ascensore. Arriviamo giusto in tempo per il tramonto ed ecco una cosa che non ci aspettavamo. In lontananza, con la sua sagoma inconfondibile e sullo sfondo di un cielo rosso fuoco, vediamo in tutta la sua imponenza il Monte Fuji. Non so quanto sia comune vederlo da Tokyo, ma questo per noi è un regalo meraviglioso. Vedere la città dall'alto è uno spettacolo. Siamo rimasti per un bel po' in contemplazione.
Quando torniamo a terra è già buio, ma c'è ancora un quartiere che vogliamo vedere. Prendiamo la metro e andiamo ad Akihabara, la Electric Town di Tokyo, dove trovare dai componenti PC agli elettrodomestici, ma soprattutto un sogno ad occhi aperti per chi è appassionato di anime, manga e videogiochi. Insomma, il regno di tutti gli otaku del mondo. Dato che abbiamo una certa fame, troviamo un Chica Restaurant, letteralmente ristorante sottoterra, molto comune in città. Proviamo degli udon fantastici. Stiamo mangiando veramente benissimo da quando siamo in Giappone. Non abbiamo ancora trovato un piatto che non ci è piaciuto. Facciamo un giro, sinceramente a caso, tra le luci, i neon, le canzoni e la moltitudine di persone che affollano le strade di questo luogo così assurdo. Paolo si è fatto un regalo di compleanno, una carta Pokémon del 1998 esclusiva giapponese che voleva aggiungere alla sua collezione da anni. È super fiero del suo acquisto. Mangiamo un taiyaki a forma di Magikarp. Prima giornata a Tokyo, direi impegnativa, è ora di riposare. Oggi seconda giornata di esplorazione a Tokyo, il tempo è decisamente diverso, ieri c'erano 23 gradi, oggi 15 e lo sbalzo si sente tutto. Andremo in 2 nuovi quartieri, il primo è Harajuku. Prendiamo il nostro solito treno e arrivati a destinazione troviamo ben 2 timbri ad aspettarci. Ora possiamo metterci in cammino. Siamo usciti dalla metro e nel giro di 5 minuti di cammino ci siamo ritrovati immersi in questo bosco meraviglioso e non sembra neanche di essere in centro a Tokyo. Oltrepassato un torii monumentale, ci troviamo immersi in una foresta formata da più di 100.000 alberi provenienti da tutto il Giappone. Questa camminata così rilassante porta al santuario Meiji, fondato nel 1920 per celebrare le imprese dell'imperatore Meiji appunto e dell'imperatrice Shoken. Vi accorgerete di essere arrivati all'ingresso dalla presenza di moltissime botti di sake, tutte decorate in modo diverso, offerte da cantine e produttori di tutto il paese. Appena varcato il portale, notiamo una coppia di ragazzi che sta facendo uno shooting di matrimonio. Sono stupendi negli abiti tradizionali. Il santuario è molto semplice ed elegante, ha grandi spazi ed alberi sacri al suo interno. Ci è piaciuto, ma essendo stati pochi giorni fa a Kyoto, il confronto tra i templi magnifici che abbiamo visto là viene praticamente automatico. Nel giro di 10 minuti cambiamo totalmente scenario. Prima di esplorare la via che abbiamo di fronte però, il pranzo. Ormai siamo abbonati ai locali sottoterra. Proviamo questo ristorante che è aperto da pochi mesi, è molto carino e i ragazzi sono gentilissimi, il ramen delizioso. Io ho assaggiato la versione vegetariana e ve la consiglio. Quando usciamo siamo già immersi nella pazzia di Takeshita Street. In questa strada ci sono gli street food più strani che abbiamo mai visto. Alcuni, ad essere sinceri, non ci attiravano per niente, ma ci lasciamo tentare da un dorayaki. Paolo, che non ama le cose elaborate, l'ha preso semplicemente alla crema, mentre il mio è al matcha con le fragole, dolcissimo ma non male davvero. Appena lasciamo la via principale, Harajuku si trasforma, non sembra nemmeno lo stesso distretto. Ci sono negozi di seconda mano, di artigianato e pochissime persone a passeggiare tra le stradine. Quest'area ci è piaciuta molto e abbiamo fatto anche qualche acquisto in un negozio vintage. In 15 minuti cambiamo zona. Usciti dalla metro di Meguro, mentre andiamo verso la nostra prossima meta, troviamo un piccolo tempio praticamente deserto, ma molto bello e suggestivo, con un giardino intero pieno di sculture dedicate ai Rakan, i discepoli illuminati del Buddha. È incredibile come camminando a caso per la città si trovino questi tesori. Ora ci aspetta un altro luogo, che abbiamo scoperto casualmente mentre stavamo programmando il viaggio. Ci è sembrato da subito interessante e quindi eccoci qui. Siamo a 100 Steps Staircase, una storica struttura situata all'interno dell'hotel Gajoa in Tokyo, un piccolo capolavoro architettonico del periodo Showa. La scala dei 100 gradini collega 7 stanze tutte decorate in modo differente, con dettagli raffinati, dipinti e soffitti intagliati. Ora la struttura viene utilizzata per eventi e quando l'abbiamo visitata era in corso una mostra sulla luna nella cultura giapponese, proprio una bella sorpresa.
Uscendo passiamo dalla hall super lussuosa dell'hotel e dal suo giardino, che sono accessibili a tutti, per poi andare verso l'ultimo quartiere che vogliamo visitare oggi. Usciamo dalla stazione di Shibuya ed ecco di fronte a noi la statua di Hachiko. Alzi la mano chi come me ha versato tutte le sue lacrime guardando il film. Qui si trova l'incrocio più famoso e tra i più trafficati del mondo. Vedere quanta gente ad ogni semaforo verde attraversa la strada in tutte le direzioni è impressionante. Che fortuna trovarci in un posto così iconico con il cielo colorato di rosa e con questa luce da sogno. Comunque non ci sono solo persone a Shibuya, un cane robot che corre incontro ai passanti completa il quadro. Se volete godervi questo spettacolo dall'alto, ci sono diversi locali in cui poter andare. Noi abbiamo trovato Share Lounge, molto meno conosciuto di altri sempre affollati. È un coworking in cui poter accedere pagando una quota oraria. C'è un'area simile ad un salotto, libri e diverse postazioni PC, vicine all'alta vetrata che dà direttamente su Shibuya. Immaginatevi lavorare per qualche ora con questa vista. Compreso nel costo è disponibile un all you can eat di snack e bevande e avrete la wifi. Viaggiando per il paese succederà spesso che vi collegherete a diverse wifi pubbliche, un po' ovunque. E anche se il Giappone è un luogo davvero tranquillo, si sa, online è tutta un'altra storia. Per questo non potete partire senza aver attivato NordVPN. Per chi non la conoscesse ancora, anche se dubito che non abbiate mai sentito parlare, NordVPN è un'applicazione leader nella sicurezza digitale. Ci permette di navigare in modo anonimo e senza rischi, ovunque ci troviamo, proteggendo i nostri dati da hacker e curiosi. Sappiamo tutti quanto siano aumentate le frodi online negli ultimi anni. È diventato praticamente indispensabile avere una VPN e non solo quando si è in viaggio. Infatti può tornare veramente utile per bloccare pagine web pericolose che portano a dei siti di veri e propri truffatori, che, diciamocelo, stanno diventando sempre più bravi a creare delle trappole in cui è facile cadere. Gli amici di NordVPN ci hanno dato un link da condividere con voi con una super offerta per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Acquistando il piano biennale avrete anche 4 mesi extra e, come al solito, i 30 giorni di soddisfatti rimborsati. Vi mettiamo il link per attivare NordVPN qui nel primo commento in evidenza e in descrizione e vi ringraziamo fin da adesso se lo farete, perché così sosterrete anche noi e il canale, quindi grazie. Ora torniamo a Shibuya. Lasciamo Share Lounge, facciamo una passeggiata tra i grattacieli e ci fermiamo da Taito Station per giocare a Pokémon Frenda. Noi staremo qui ancora un po', quindi a domani, buonanotte. Questa mattina la sveglia è suonata presto. Abbiamo raggiunto il bus terminal di Shinjuku per prendere il pullman che in un paio d'ore ci porterà ai piedi del Monte Fuji. Speravamo tanto in una bella giornata e sembra che il nostro desiderio sia stato avverato. Ci sembra già di intravedere la montagna, con la sua inconfondibile sagoma che la rende famosa in tutto il mondo. Arriviamo a destinazione a Shimo Yoshida, non capiamo come mai, ma siamo gli unici a scendere a questa fermata. Trascorreremo qui la notte, in questo tipico paesino di campagna giapponese. Dopo 2 ore di pullman siamo finalmente arrivati a Fuji Yoshida e noi che avevamo paura di non vedere il monte Fuji siamo stati super fortunati con il tempo, perché c'è un sole incredibile e il cielo super limpido. Il nostro primo stop è forse uno dei punti panoramici più conosciuti di tutta la zona. Stiamo affrontando la salita che porta alla Chureito Pagoda, una serie interminabile di gradini che potrebbero essere impegnativi se non avessimo di fronte questa vista meravigliosa che ci ripaga della fatica. I colori, ora che siamo verso la fine di novembre, sono esplosi in tutta la loro bellezza. I momiji sono più rossi che mai e incorniciano Fuji-san in una perfetta cartolina. Armatevi di pazienza, qui troverete sempre un sacco di persone. Forse salire all'alba non sarebbe una cattiva idea. Vediamo domani se riusciremo a replicare la visita. Torniamo in paese passando da una stradina in discesa e iniziamo ad inoltrarci tra le vie e i campi coltivati. Ci piace molto questo paesaggio rurale, diverso da tutti quelli visti fino ad ora. Andiamo a pranzo in un locale piccolo e informale specializzato in soba e tempura di verdure. Le prendiamo entrambe per non sbagliare.
Quando usciamo, giriamo per le vie principali del paese per poi andare a fare il check-in. Siamo arrivati nel nostro ostello per stanotte, anche se secondo me chiamarlo ostello è riduttivo. È in una casa storica meravigliosa e anche stanotte dormiamo sul futon. Siamo contenti perché è la prima volta che ci abbiamo dormito a Ryokan, abbiamo dormito benissimo. Adesso lasciamo giù le cose in stanza e andiamo a prendere il treno perché vogliamo vedere un'altra zona qui vicino. La struttura ci piace tanto, tutta in legno e all'interno di una casa di corte. Vorremmo fermarci di più, ma siamo qui e non possiamo perderci tutti gli altri posti stupendi che ci sono nei dintorni. Con il treno, in 30 minuti, raggiungiamo il lago Kawaguchi. Questo dovrebbe essere uno dei punti migliori in cui vedere il monte Fuji specchiarsi perfettamente nelle acque del lago. Dovrebbe, giustamente, ma nel giro di qualche ora la temperatura si è abbassata da 15 a 4 gradi. Le nuvole coprono il cielo e c'è un vento tagliente che non ci aspettavamo. Penso che tutta la nostra fortuna per vedere il monte Fuji l'abbiamo esaurita questa mattina col sole splendente che c'era. Adesso siamo venuti qui al lago perché volevamo una prospettiva diversa, ma uno, fa un freddo incredibile e due, è completamente coperto dalle nuvole. Già quando siamo usciti dal ristorante non si vedeva più nulla. È un peccato, però va bene così. Decidiamo comunque di salire in funivia perché giustamente quando ci ricapiterà di essere qui di nuovo. Il biglietto per andata e ritorno costa 900 yen e in cassa riesco a fare anche uno dei timbri più belli della mia collezione di ricordi. Nonostante il brutto tempo, vediamo il lago dall'alto. Non è per niente male il panorama. In cima troviamo anche un piccolo tempio e un bar dove poter prendere qualcosa da bere. Quando iniziamo a non sentire più le dita delle mani ed è quasi buio, decidiamo di scendere. Nonostante il pomeriggio sia andato così, siamo comunque felici della giornata. Dato che la stanchezza si fa sentire, torniamo in paese e ceniamo in stanza, dopo aver fatto la spesa al combini. Ci svegliamo con il rumore della pioggia. Questo è il tempo peggiore trovato fino ad ora. Volevamo spostarci in altri spot qui vicino per vedere altro, ma metto a tacere la mia FOMO e decidiamo di annullare tutti i piani e prendercela con calma. Facciamo una super colazione nel nostro ostello e poi cambiamo l'orario di rientro a Tokyo. Decidiamo di prendere il pullman in mattinata. Torniamo così in città per pranzo. Siamo a Shinjuku e decidiamo di provare il kaiten sushi, il sushi sul nastro trasportatore. Non è esattamente la cosa più elegante e raffinata che esista, ma divertente. Il sushi era anche molto buono, non eravamo mai stati in un ristorante così e volevamo provarlo. La pila di piattini a fine pasto era importante. Ci spostiamo a Ikebukuro. Facciamo una camminata per questo nuovo quartiere e andiamo al Pokémon Center Mega Tokyo. Si trova all'interno di un enorme centro commerciale dove ci sono anche un punto panoramico, un acquario e non so quante attività. Vi risparmiamo tutti i nostri giri per negozi di videogiochi, fumetti e carte. Per la sera ci spostiamo vicino a casa. Dopo essere rientrati dalla zona del Fuji, data la pioggia incessante che non ha smesso neanche un secondo, adesso invece ci siamo spostati e siamo vicino al nostro appartamento. Il quartiere si chiama Chidori-cho e siamo finiti adesso in un ristorantino che è fatto un cazzo, a conduzione familiare e sono tutti super carini e gentili. Adesso aspettiamo il piatto, sono curiosa di assaggiarlo. Anche se i proprietari parlavano poco inglese, sono stati gentilissimi e hanno anche voluto sapere da dove arrivavamo. Che bello incontrare queste realtà, gestite da famiglie speciali. Facciamo tappa all'Oson per la colazione di domani e poi a letto. Inizia così un altro giorno di pioggia. Oggi partiamo da Asakusa. Siamo di fronte alla gigantesca lanterna di quasi 4 metri che segna l'ingresso al Tempio Sensoji, forse il più visitato della città. Da qui parte la Nakamise Dori, una lunga via di negozietti e bancarelle di street food.
Assaggiamo un dolcetto ripieno di crema di fagioli rossi a forma di piccione. È super carino e anche buono. Siamo arrivati al Sensoji, anche oggi armati di ombrello dato la pioggia. È il tempio più importante, sicuramente il più famoso di tutta Tokyo, lo noterete subito dalle riprese, però non potevamo non fare tappa qui. È sicuramente un luogo iconico, dove tradizione, spiritualità e cultura si incontrano. Ci è piaciuta molto la parte di giardino di fianco al tempio principale, in cui c'è tanto verde e anche un piccolo laghetto con bellissime carpe koi. Ci allontaniamo dalla zona più affollata per raggiungere un mercato coperto. Qui alcuni ragazzi stanno sistemando delle sculture luminose che verranno poi utilizzate nei festival. È molto affascinante vederle da vicino, ma siamo qui anche per un altro motivo. Siamo ad Asakusa e finalmente proviamo il melon pan. Tra l'altro siamo venuti dove mi ha consigliato mia sorella Linda, le faremo sapere se aveva ragione ed era buono. Bello dolcino. Dato che Paolo si è mangiato praticamente tutto il melon pan da solo, io ho preso uno spiedino di mandarini caramellati. Non il mio dolce preferito, però devo confessarlo. Un ultimo giro per Asakusa, dove passiamo accanto a diversi piccoli teatri che fanno rappresentazioni kabuki. E dato che il mio dolcetto non mi ha soddisfatto per niente, facciamo una tappa da Mr. Donut, anche perché guardate che belle ciambelle che hanno, sono carine e anche buone. C'è una zona che più di tutte aspettavo di visitare, è Jinbocho, il quartiere dei libri. Prima di iniziare la nostra esplorazione ci fermiamo per pranzo in un ristorante di udon che non ha il menù in inglese, ma in cui riusciamo comunque a cavarcela grazie al santo Google Translate. Non conosciamo esattamente gli ingredienti degli udon che abbiamo ordinato, ma sono pazzeschi. Girare tra queste vie tranquille e poco affollate con libri ad ogni angolo è una cosa meravigliosa. Ci sono librerie tematiche, alcune ultramoderne ed altre che vendono libri di seconda mano. Anche se ovviamente non conosciamo la lingua, immergerci in un distretto così unico e particolare è stato speciale. Pensate che a Jinbocho le librerie sono circa 170. Mentre scende la sera, ci spostiamo a Shinjuku, l'ultima area in cui andremo oggi. Appena usciti dalla metro ci troviamo davanti a un grande torii che segna l'ingresso ad un tempio molto affascinante. Peccato per le lanterne spente, dovevano essere uno spettacolo. Pochi passi e siamo in Golden Gai, area iconica rimasta pressoché identica dagli anni 50-60. In uno spazio ristretto ci sono circa 200 piccolissimi locali che possono ospitare al massimo 5-10 persone. Camminando tra questi vicoli percepiamo il contrasto netto tra la Tokyo moderna e quella più vintage, se così vogliamo definirla. È tutto molto autentico. Non molto distante veniamo catapultati in un luogo totalmente differente, reso riconoscibile dall'enorme statua di Godzilla che spunta dai palazzi. Questa è Kabukicho, abbagliante e caotica con una moltitudine di bar, club notturni, karaoke e cabaret dove poter far serata. Entriamo in uno dei tantissimi book off che ci sono in giro per la città. Non ho resistito e ho preso il primo numero di Ranma, il primo manga in assoluto che ho letto e a cui sono molto affezionata. Passiamo all'incrocio dove c'è ormai l'extra famoso gatto in 3D, che gioca, miagola e butta oggetti da una mensola, per poi ritrovarci in una stradina affollata chiamata Omoi de Yokocho, che tradotto significa vicolo dei ricordi. Qui si susseguono ristorantini tipici che preparano yakitori e altri piatti alla griglia, con luci soffuse e atmosfera un po' nostalgica e retro. Come Golden Gai, un punto fermo nel tempo, attorniato da una metropoli futuristica in continuo cambiamento. Salutiamo questi luoghi, domani ci aspetta un viaggio fuori città. È tornato il sole per il nostro ultimo giorno in Giappone. C'è talmente limpido che dal nostro appartamento vediamo il monte Fuji. In questi giorni ha nevicato parecchio. Siamo ancora qui, ma abbiamo già nostalgia, non siamo pronti a tornare a casa. Purtroppo inizia la nostra ultima giornata in Giappone, siamo un po' tristi. Per oggi abbiamo deciso di visitare la città di Kamakura, che è sul mare. Andremo in direzione opposta rispetto a tutti gli altri giorni perché è verso Yokohama, verso sud. Siamo stati fortunati col tempo perché c'è una bellissima giornata di sole. Il
Il viaggio in treno dura solo un'ora, in un battito di ciglia siamo a destinazione. Appena fuori dalla stazione imbocchiamo Komachi Street, via con negozi e locali dove provare dolci e cibo tipico. Siamo appena arrivati a Kamakura, praticamente neanche il tempo di scendere dal treno e abbiamo già qualcosa da mangiare. Ho preso dei mochi al matcha, al tè verde, non li avevo ancora provati e direi che per l'ultimo giorno sono perfetti. Ci incamminiamo poi verso il primo luogo che vogliamo visitare in città, ma dato che una colazione come si deve non l'abbiamo ancora fatta, ci fermiamo in questo bellissimo locale tutto in legno, dove per restare in tema prendo un matcha latte. Tra l'altro i dolci qui sono fantastici, caffè trovato per caso ma molto apprezzato. Notiamo subito girando per le vie l'atmosfera rilassata di Kamakura. C'è tanto verde, molte villette e pochi palazzi. Arriviamo così al Kotoku-in, tempio che ospita il Daibutsu, una statua alta 11 metri che rappresenta il Buddha. È una delle più grandi del Giappone e per questo molto visitata. Nonostante questo, il giardino del tempio è molto tranquillo. Facciamo una passeggiata per una bellissima zona residenziale prima di tornare in stazione. Riprendiamo il treno, ma non andiamo molto lontano. Con una sola fermata cambiamo zona. Quest'area è un po' diversa da tutte quelle in cui siamo stati fino ad ora. Costeggiando i binari raggiungiamo il Meigetsu Inn, tempio zen con un giardino meraviglioso in cui potersi rilassare. Passiamo attraverso una foresta di bambù, oltrepassiamo un ponte e un portale per raggiungere l'edificio principale del tempio, dove ad accoglierci troviamo uno scoiattolo. La finestra rotonda dà sul giardino zen sul retro della struttura ed è semplicemente stupenda. Simbolo di pienezza spirituale, unità e armonia, è impossibile non rimanere in contemplazione per un po' davanti a tutto questo. Giriamo per il giardino, passiamo accanto delle antiche grotte prima di tornare a prendere il treno. Questo tragitto è a detta di molti uno dei più belli da poter fare in Giappone. Si passa stretti tra le case, ammirando i giardini e la vita quotidiana delle persone, per poi sbucare sull'oceano. L'effetto wow è assicurato. Quando scendiamo alla stazione siamo davvero affamati. Oggi ci siamo attardati e non abbiamo ancora pranzato, anche se sono le 15:30, grande classico quando siamo in viaggio. Andiamo da Panda Store, un locale spartano ma con ottime recensioni. Paolo ha incoronato l'okonomiyaki come suo piatto preferito del viaggio e per questo non poteva scegliere nient'altro per l'ultimo pranzo in Giappone. E poi, finalmente, l'oceano. La spiaggia di Shichirigahama è bellissima. Una lunga striscia di sabbia scura perfetta per una camminata al tramonto. Ci sono diverse aquile che volano intorno alle persone, non ne abbiamo mai viste così tante. Siamo felici di essere qui e grati per tutto quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. Il sole sta calando e Fuji-san ci fa l'onore di apparire davanti a noi, come a volerci salutare. Che non potevamo scegliere posto migliore per concludere il nostro viaggio. Abbiamo il Fuji davanti che si vede benissimo, il tramonto meraviglioso e l'oceano. Non vorremmo più andare via. Non esiste posto più romantico per dare l'arrivederci a un paese che ti ha dato così tanto in soli 20 giorni. Ma quando ormai è buio ci incamminiamo verso la stazione per andare a prendere il treno che ci riporterà a casa per l'ultima notte qui. Sulla via di ritorno però, dato che non siamo ancora pronti ad andarcene, facciamo uno stop a Yokohama, che è proprio a metà strada tra Chidori-cho e Kamakura. Non avevamo molto tempo, ma la passeggiata tra le 1000 luci di Minato Mirai è stata molto bella. Ed è da qui che noi vi salutiamo. È stato un viaggio speciale, ve lo diciamo senza paura, forse il più bello che abbiamo mai fatto. Ogni piccolo dettaglio, ogni sorriso timido e ogni persona che abbiamo incontrato e che ha voluto parlare con noi anche se non conosceva quasi l'inglese ci è entrata nel cuore. Abbiamo visto così tanti luoghi meravigliosi e assaggiato cibi fantastici, uno meglio dell'altro. Ora, senza alcun dubbio, capiamo le persone che tornano più volte in questo magnifico paese. La malinconia provata mentre tornavamo a casa è inspiegabile.
Speriamo di essere riusciti con questi 3 video a trasmettervi un po' delle emozioni che abbiamo provato e vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questa avventura. Fateci sapere nei commenti qual è il luogo che più vi ha colpito di questo nostro viaggio: Osaka, Kyoto, la Nakasendo oppure Tokyo, ma anche Fuji o Kamakura. Aspettiamo di leggervi, siamo curiosi di sapere la vostra risposta. Noi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video, questa volta in Italia, e non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessuna prossima esplorazione. Ah, e se volete partire per una nuova avventura sempre nel continente asiatico, trovate il video perfetto qui a destra. Vi abbracciamo forte, a presto, ciao! Ciao!